Buonasera a tutti e benvenuti al terzo appuntamento di HT Presents, Dialoghi sulla scienza e la società, che è il ciclo di incontri che Human Technopole ha lanciato ormai da qualche mese per creare un'occasione condivisa di riflessione con gli attori della società civile sull'attualità, sulle sfide che ci troviamo ad affrontare nel mondo di oggi e su come la scienza e la ricerca possono aiutarci a comprenderle meglio e soprattutto ad affrontarle meglio. Lo facciamo ogni volta scegliendo un saggio di recente pubblicazione da cui prendiamo spunto per una discussione con l'autore, guardando il tema anche attraverso la lente della scienza, che è più nelle corde di Human Technopole, come immaginate. Per l'incontro di oggi abbiamo scelto questo volume edito dal Mulino che si intitola Antropocene, una nuova epoca per la Terra, una sfida per l'umanità, scritto da Emilio Padoa-Schioppa, che è professore di ecologia del paesaggio e didattica della biologia all'Università di Milano Bicocca ed è anche presidente della Società Italiana di Ecologia del Paesaggio. Buonasera professor Padoa-Schioppa. Ne discuteremo insieme a Donatella Bianchi, che non ha bisogno di presentazioni, è una giornalista, scrittrice, conduttrice televisiva e presidente del WWF Italia dal 2014, notissima al grande pubblico soprattutto per la conduzione del programma Linea Blu su Rai 1. Buonasera dottoressa Bianchi, buonasera, grazie di essere con noi. Ed infine il nostro Marco Simoni, che chi ci segue ha imparato a conoscere, economista, saggista, professore aggiunto di politica economica europea alla Luis Business School di Roma e dal 2018 è anche presidente della fondazione Human Technopole. Buonasera Marco. Stasera discuteremo dell'impronta umana sul pianeta, un tema che può e deve essere analizzato sotto molteplici punti di vista perché porta con sé implicazioni ambientali, scientifiche, politiche, economiche, chi più ne ha più ne metta. E la storia di questa discussione ha un inizio preciso. Questa storia, scrive Padoa-Schioppa nell'introduzione, inizia a Cuernavaca, in Messico, nel febbraio del 2000. In un centro congressi, forse un hotel di lusso, un gruppo di scienziati sta discutendo un poco pigramente, come spesso avviene in queste occasioni. Poi un commento quasi scherzoso di uno dei partecipanti riscuote e risveglia la platea. Professor Padoa-Schioppa, questa introduzione è particolarmente accattivante. Nel libro, che è indubbiamente un testo divulgativo, lei introduce spesso questi escamotage letterari che trascinano il lettore dentro il testo stesso, quasi fosse un romanzo. Cosa sta succedendo a Cuernavaca? Chi sono i protagonisti di questo inizio di dibattito? Sì, buonasera. Era un gruppo di scienziati che era chiamato a discutere proprio dell'impatto umano nell'epoca geologica considerata presente allora, cioè l'Olocene, e uno di loro, però uno scienziato importante, usa la parola giusta, cioè dice ma forse dovremmo smetterla di parlare di Olocene perché adesso siamo nell'Antropocene, cioè intendeva dire nell'epoca geologica dominata dall'uomo. E come avviene a volte in alcuni di questi contesti, questa parola lascia il segno, perché è una parola tecnicamente corretta, alla portata della comprensione degli astanti, ma anche di chi è un po' più lontano dal mondo della scienza, ma intuisce qualche cosa. E Paul Crutzen, appunto Nobel per la chimica perché è stato uno degli scienziati che aveva scoperto le dinamiche dell'ozono stratosferico e di questo grosso problema ambientale, quindi questo era il motivo per cui aveva il Nobel per la chimica. Insomma, dopo aver detto questa cosa, si sente dire da più astanti a Cipicchia: grazie, hai dato un senso al mio viaggio fatto qui in Messico. E questo lo racconta lui nel suo, qualche anno fa, aveva scritto un libro divulgativo, peraltro presente anche nel mercato italiano, Benvenuti nell'Antropocene, in cui racconta questa storia. Io l'ho semplicemente ripresa da lui e dice, ha dato un senso. Allora, comincia a osservare, vede che nel dibattito geologico in realtà già altri geologi avevano usato termini simili e c'è stato anche un biologo americano che
nei suoi colloqui con gli studenti usava proprio la parola antropocene, per cui lo contatta, scrivono insieme una nota e da lì si apre un dibattito fondamentalmente nel mondo della geologia se fosse corretto o non corretto riconoscere una nuova epoca geologica, quindi dire l'Olocene è finito, comincia l'Antropocene. È un dibattito che non è ancora chiuso del tutto perché la maggioranza, i geologi sono d'accordo, anzi riconoscono, appunto alcuni di loro hanno detto ma guardate che questa cosa qui con parole diverse ma la diceva già Stoppani nell'Ottocento e così via, cioè non è nuovissima. Effettivamente è così. Adesso il grosso dibattito è dove facciamo cominciare questa epoca, e questo è un problema aperto perché richiede delle metodologie che conoscono bene i geologi, una traccia stratigrafica chiara, un passaggio che ci dice chiaramente da qui in avanti è proprio una cosa nuova, e peraltro è un problema nuovo perché nessuno ha mai descritto qualche cosa che è nato un secondo prima. Insomma, i geologi sono abituati a descrivere passaggi che durano centinaia di migliaia di anni o qualcosa del genere. Qui ci troviamo a discutere, ma lo facciamo cominciare nel 1600, nel 1700 o anche un po' prima, ma insomma con una precisione a cui appunto con transizioni più vecchie non si faceva, ecco. Però al di là di dove noi facciamo cominciare l'antropocene, di per sé l'antropocene è a tutti gli effetti un fatto, cioè la Sì. letteratura scientifica, lei lo scrive a chiare lettere nel suo testo, è concorde nel riconoscere il ruolo delle attività umane nella modificazione del clima che stiamo sperimentando. Nonostante ciò sia esattamente, nonostante questo, io vedo un parallelo su quello che succede anche al giorno d'oggi con i vaccini. Esiste una frangia della popolazione che non crede ai dati e che tende a non fidarsi della comunità scientifica e alcuni arrivano addirittura a negare che vi sia una crisi ambientale in atto, altri semplicemente non ne percepiscono l'urgenza. Chiedo allora magari alla dottoressa Bianchi come si comunica l'esigenza ambientale, come si combatte il negazionismo climatico? Eccomi, scusate. Dicevo, intanto io sono molto colpita ancora dal fatto che questa nuova dimensione, questa nuova era geologica possa essere messa in discussione da qualcuno, no? Cioè ancora il futuro dell'antropocene è incerto, se vogliamo, nel senso che ancora ci devono dire se effettivamente questa unità di misura che l'uomo, con i danni che ha fatto, comunque col cambiamento che è posto, con l'accelerazione di questo cambiamento, sarà effettivamente il centro, no? E al centro di questa nuova età geologica, quindi l'era dell'uomo in qualche modo. Il punto è che noi oggi, e basta guardare appunto in casa nostra, noi siamo diventati un paese tropicale, quindi noi siamo i dinosauri in qualche modo, stiamo vivendo questa trasformazione, questo cambiamento. I geologi quando studiano il passato, quello lontanissimo, studiano le stratificazioni, cercano i fossili, noi saremo i fossili, ma nel frattempo, considerato che siamo intelligenti, siamo evoluti, abbiamo capito anche quali sono stati gli errori commessi, abbiamo la possibilità di cambiare le cose o quantomeno di intervenire su questi fenomeni e sulle accelerazioni che in qualche modo stiamo subendo. Certo, il contesto è disastroso, nel senso che siamo di fronte alla sesta estinzione di massa, abbiamo alterato 2/3 delle terre emerse, buona parte degli oceani, insomma le premesse non sono così straordinarie, le temperature sono aumentate di 1 grado centigrado dall'epoca preindustriale, sappiamo qual è lo scenario e sappiamo quali sono gli obiettivi che dobbiamo necessariamente raggiungere perché altrimenti sarà veramente il disastro e lo sarà soprattutto per la nostra specie perché poi saremo noi quelli che riusciranno meno ad adattarsi e a sopravvivere. Lo stiamo vedendo anche un po' con le pandemie, questa nostra fragilità, no? Che si è rivelata improvvisamente e che ci ha fatto anche capire quanto sia importante la relazione tra gli equilibri della natura e la salute umana, questi servizi ecosistemici a cui noi non diamo un valore. Ecco, io credo che ci sia
un tema economico che alla fine comunque sta alla base anche del negazionismo, ed è quello, come dire, l'aspetto forse più critico di quello che è un modello e uno stile di vita che oggi dobbiamo provare a cambiare. Partiamo quindi dal tema economico e proviamo a spiegare che anche il restauro ambientale, anche il prendersi cura della natura e dell'ambiente può generare una certa economia, oltre che essere necessario per consentire la vita su questo pianeta. Intanto il fatto che grazie alla pandemia alcune realtà hanno cominciato ad accelerare una presa di posizione in tal senso anche dal punto di vista economico. Per esempio l'abbiamo letto su diversi giornali, la città di Amsterdam è stata la prima al mondo ad aver adottato ufficialmente quel modello che aveva ideato nel 2017 l'economista inglese Kate Raworth della Donuts Economics. Ora lo spiego magari in maniera molto rozza, Marco che è l'economista del panel mi perdonerà, però diciamo per i più, se pensiamo ad una ciambella, il buco all'interno rappresenterebbe la condizione di chi non ha accesso a quelle risorse di base codificate anche dai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. La ciambella è la quota invece di risorse che noi diciamo abbiamo, che le usiamo e senza sprecarle né danneggiare troppo l'ambiente, e invece il bordo esterno definirebbe il limite oltre il quale andiamo a consumare in eccesso rispetto a quello che abbiamo a disposizione, quindi andando anche a intaccare il capitale stesso, non solo gli interessi parlando da un punto di vista economico. Sicuramente questo è un modello interessante, soprattutto alla luce di quanto è poi accaduto solo un paio di anni dopo la pubblicazione del libro della Raworth con la crisi economica globale causata dalla pandemia. Una crisi che ha indotto anche molti economisti a ripensare alcune posizioni rispetto agli interventi di politica economica, come per esempio gli investimenti pubblici in ricerca, ma anche in prevenzione. Marco, ti chiederei, tu pensi si possa distinguere, come fa il professor Padoa-Schioppa nel suo libro, tra una sorta di debito buono, quindi che va a investire in ricerca e prevenzione, e uno invece cattivo? E oltre al ruolo che ha sicuramente l'investimento pubblico, ce n'è anche uno del privato? Innanzitutto io volevo ringraziare moltissimo Donatella Bianchi ed Emilio Padoa-Schioppa per questa chiacchierata di oggi pomeriggio, che rientra nello sforzo che fa Human Technopole non soltanto di fare il suo dovere di ricerca di base e di costruzione di un centro di ricerca aperto, ma anche di stimolare in molte direzioni un dibattito più orizzontale tra chi si occupa di scienza, chi si occupa di ricerca e temi che riguardano tutti. Perché diciamo la costruzione della fiducia, questo per riprendere anche la domanda che hai fatto tu prima alla dottoressa Bianchi, la costruzione della fiducia si fa anche mettendosi su un piano orizzontale a discutere, non soltanto ex cattedra, anzi ex cattedra uno lo fa solo all'università, o almeno dovrebbe farlo solo all'università. Io penso che a me questo libro intanto mi è piaciuto moltissimo e c'è un elemento, ci sono due elementi molto originali che si ricollegano alle due cose dette prima. La prima è che da un po' di anni c'è questa moda un po' di fare questi libri che riassumono la storia dell'umanità in poche pagine, no? Oppure esistono libri che sono tutti concentrati sull'attualità, sulle cose degli ultimi 2 anni o degli ultimi 6 mesi. Invece questo libro secondo me fa uno sforzo un po' unico di raccontare, partire dalla storia della Terra, quindi si racconta dove è nata la Terra, poi la creazione della Luna, cioè cose che sono successe miliardi di anni fa, e poi però arriva a discutere le disuguaglianze causate dalla globalizzazione. E questo è molto utile perché secondo me riporta la discussione attuale, che è anche la discussione sugli effetti degli esseri umani sul pianeta, e gli dà una prospettiva più lunga e soprattutto gli fa sottolineare una cosa su cui si riflette troppo poco, ovvero il fatto che negli ultimi 20 anni, e questa è veramente una cosa, come dire, contemporanea che riguarda la nostra società e che però si ricollega tantissimo alla storia dell'antropocene, noi siamo cresciuti immaginando che il nostro destino dipenda
da quello che fa il nostro governo, da cose oppure cose che avvengono, diciamo, nella nostra ristretta cerchia. Invece negli ultimi 20 anni tutti i fatti fondamentali che hanno influenzato le nostre vite quotidiane sono stati dei fatti globali. L'ultimo è la pandemia. Prima, diciamo, naturalmente i cambiamenti climatici, naturalmente le grandi migrazioni, prima ancora, non so, i grandi il terrorismo. Tutto è iniziato nel 2001 con l'11 settembre, è stato il primo vero fatto globale che ha influenzato però la vita quotidiana, e questa è la cosa particolare, non soltanto naturalmente cose negative, ma anche cose positive. I grandi cambiamenti tecnologici o i grandi fenomeni culturali oggi avvengono globalmente in maniera simultanea, almeno per una parte molto ampia però del mondo più avanzato. E allora il punto è partire da questo e partire dal fatto che la pandemia ci ha mostrato quanto siamo impreparati a reagire e alle conseguenze individuali e soggettive e locali di fenomeni globali. E su questo, diciamo, il tema del debito buono e debito cattivo è un tema antico, anche il presidente Draghi l'ha citato più di una volta, ed ha a che fare, diciamo, con la capacità di investire delle risorse in qualcosa che abbia un effetto che sia un po' più lontano dal nostro naso di quanto si pensi normalmente. E io non ho molti dubbi, e penso che stiano diminuendo i dubbi sul fatto che la ricerca scientifica e gli investimenti in aumento della conoscenza, però conoscenza scientifica con una fortissima finalità umanistica, ovvero di miglioramento della vita delle persone, siano tra i principali strumenti sia di preparazione delle nostre società a resistere e a attrezzarsi a grandi mutamenti globali, e anche però a renderli economicamente sostenibili, perché la sfida a cui faceva riferimento prima la dottoressa Bianchi, cioè il fatto che ci può essere, e in qualche misura c'è, una contraddizione tra non solo la difesa del pianeta, ma insomma la mitigazione degli effetti del riscaldamento climatico e il rallentamento del riscaldamento climatico e la crescita economica, è un tema presente, e una parte di risposta sta nell'investimento nella scienza, perché la scienza genera anche nuovi mercati sostenibili, quindi genera aumento di produttività, quindi genera una serie di conseguenze che vanno invece nel senso di una maggiore crescita economica. E la sfida naturalmente è fare questo riducendo al massimo l'uso di fonti fossili e diciamo per rimanere nel tema del cambiamento climatico, e anzi sviluppare sempre più fonti alternative. Però diciamo, io credo che su questo ci sia una delle differenze più importanti tra il debito appunto buono e quello cattivo, che poi sia debito siano risorse prese dalle tasse contaminate. Grazie Marco. Visto che hai citato Draghi, a questo punto io chiederei alla dottoressa Bianchi che durante le consultazioni dell'allora presidente incaricato, oggi presidente del Consiglio, si era spesa in prima persona perché il nuovo esecutivo rendesse centrale l'ambiente nell'azione di governo, affinché la transizione ecologica poi vada a disegnare un'Italia del futuro, non solo all'insegna della sostenibilità, ma, parole proprio della dottoressa Bianchi, anche della salute e della sicurezza. Oggi abbiamo un ministero dedicato alla transizione ecologica. Le chiedo, stiamo finalmente andando nella direzione giusta, considerando anche l'impegno europeo sul tema, dottoressa Bianchi? Ma, noi come WWF abbiamo ovviamente salutato con grande entusiasmo, come vi sarete insomma resi conto, la nascita del Ministero per la Transizione Ecologica. Come tutti, semplicemente perché era... Sì, come molti. In realtà era una nostra proposta che avevamo già avanzato in tempi non sospetti, per cui questo rafforzamento, questa era la nostra visione del Ministero dell'Ambiente, che doveva essere riconosciuto come un ministero trasversale in un momento di trasformazione ecologica dei nostri stili di vita, dei nostri modelli produttivi, ci sembrava assolutamente necessario. Quindi, insomma, da qui l'entusiasmo. Oggi chiaramente, come dire, stiamo attraversando forse il periodo più delicato, più complesso, che è quello dell'avvio di questa nuova visione di un ministero
che secondo me deve rafforzare un po' quella componente legata più agli aspetti di natura, ecologici, di biodiversità, cioè è molto impegnato sulle questioni energetiche, sulla transizione in senso più ampio. Vedo un po' indebolito quello che è l'aspetto del presidio invece rispetto ai temi che riguardano appunto più direttamente anche la salvaguardia e la tutela dei servizi ecosistemici e quindi la natura e quindi ad esempio il sistema dei parchi, che dovrebbe essere considerato come un volano importante per quella transizione che noi immaginiamo, che passa anche, e qui poi vorrei fare una domanda al professor Padova-Schioppa, se mi consentite, attraverso quello che è anche il restauro, la rigenerazione, no? Noi siamo in un paese strano dove parliamo tanto della difesa del suolo, ma abbiamo una legge ferma in Parlamento da molto tempo. Parliamo tanto dell'invasione dei nostri mari delle plastiche in quantità veramente inaudite, quindi del fatto che avremo più plastiche che pesci nel giro di pochi decenni, però abbiamo una legge salvamare che stenta ad andare avanti. Quindi io sono d'accordo quando diciamo non ci dobbiamo aspettare tutto e non dobbiamo pensare che un governo possa avere la bacchetta magica, ma certamente ci sono alcune iniziative e alcune norme che devono essere riprese e soprattutto che devono cominciare a dare quei servizi necessari e quelle risposte necessarie a cambiare questo paradigma. La mia domanda appunto in merito a quella che è un po' la frammentazione dei nostri sistemi naturali, e in quelli io vedo davvero tanto un'occasione anche di ripresa e di rilancio della questione ecologica. Se da paesologo sente questo tema appunto della frammentazione come un tema cruciale e soprattutto quali possono essere le conseguenze e le possibili soluzioni, immaginando appunto l'antropocene come il grande, no, ambito e campo all'interno del quale noi ci muoviamo, il tema quindi della rigenerazione, ma soprattutto anche della frammentazione degli habitat, che oggi per noi è un grosso problema perché ci porta a una riduzione delle specie, ci porta naturalmente a una perdita anche di capacità di connessione e quindi di mantenimento delle specie soprattutto più vulnerabili. Io passo la palla a questo punto direttamente al professor Padaschioppa. Bene, allora provo a rispondere sì. Da ecologo del paesaggio non posso che essere d'accordo. La frammentazione degli habitat naturali o seminaturali in Italia oggi è uno dei temi importanti da affrontare tenendo anche conto che abbiamo un ambiente che starà cambiando, aree che oggi sono connesse a breve si troveranno isolate, perché comunque anche se dall'oggi al domani con la bacchetta magica, ahimè non ce l'abbiamo, smettessimo di emettere gas a effetto serra, eccetera, sappiamo che ci sarà comunque una fase di inerzia in cui, insomma, prima di fermare quel treno ci sarà qualche cosa. Quindi è sicuramente un argomento da affrontare capendo che cosa va tenuto insieme, che cosa invece è bene tenere separato, perché sappiamo che se abbiamo un parco urbano ricco di scoiattoli invasivi o di quelli che sono stati liberati, portati come animali da compagnia, scappati, liberati, eccetera, e che vengono a contatto con gli scoiattoli europei, poi questi ultimi scompaiono e soccombono rispetto alla specie invasiva, quindi non tutto può essere ricollegato. Noi insomma, da un lato la biologia della conservazione ha proposto questo modello delle reti ecologiche in cui prendendo come nuclei le aree a maggior naturalità e cercando di capire come collegarle una con l'altra, noi abbiamo sicuramente la dorsale appenninica che da questo punto di vista rappresenta un'opportunità unica. Dall'altra parte le aree alpine potrebbero essere un'altra cosa, e la pianura padana lungo gli assi fluviali, il Ticino, il Po, i vari fiumi che la attraversano dovrebbero essere i punti centrali di questa cosa. Con secondo me, appunto alcune accortezze. Una, dicevamo, non tutto può essere collegato, dobbiamo capire bene che cosa c'è dove, evitare poi di portare in giro, per esempio, specie problematiche che si trovano da una parte
evitare di farlo. 2, tener conto della storia pregressa. La storia dell'Italia, che sia nelle Alpi che sia negli Appennini, non è una storia di terre disabitate in cui all'improvviso 50 anni fa come un meteorite è comparso l'uomo, e non così. Hanno una storia lunga, dobbiamo capire cosa va fatto. Però appunto questo si può fare, si può gestire, si può gestire anche rieducando poi in parte una parte della popolazione italiana che oggi è in parte urbanizzata, anche se magari vive in contesti lontani dalle grandi metropoli, a una natura in cui non c'è solo l'uomo, ci sono anche altri animali, altre specie, e quindi non si può fare tutto come magari facevamo 20 anni fa, ma forse il quadro complessivo ne guadagna. Quindi certo è un... Diciamo, anche nelle decisioni politiche cui faceva riferimento la dottoressa Bianchi prima. Vorrei aggiungere anche che io soprattutto penso come dire, alla frammentazione di alcuni habitat particolarmente sensibili, no? Immagino anche nello sviluppo delle nostre infrastrutture, penso alle autostrade banalmente, laddove ci sono dei corridoi ecologici che vengono interrotti e che portano comunque a una riduzione di specie importante, come l'orso marsicano, per citarne una, no? Allora, molti paesi in Europa hanno già realizzato gli ecodotti, che sono dei sottopassi o dei sovrapassi che consentono appunto alle specie protette, che sono furbe evidentemente, sanno dove devono andare a passare, di attraversare la famosa autostrada. Noi non abbiamo ancora questa cultura, questa mentalità, professore, in Italia. Riusciremo a guadagnarcela? Io penso che sì, certo, in parte quando poi si propongono queste misure che praticamente sono quelle di mitigazione e compensazione di un impatto, e quindi uno si dice una volta che abbiamo deciso che questa cosa qui va fatta, e allora se va fatta dovrebbe essere automaticamente doveroso dire benissimo, questa cosa non è una spesa in più, è un investimento nella salute globale del sistema paese. È chiaro che questo secondo me può funzionare, cioè soprattutto almeno da quello che capisco come avviene adesso in parte il conferimento degli appalti di chi fa la cosa così, ci deve essere una controparte pubblica forte che sia consapevole di difendere questa cosa qui. Non sempre in passato le procedure di individuazione delle misure di compensazione e mitigazione degli impatti hanno seguito sempre una logica come dire, che guardasse al bene comune, non magari anche l'autorità locale è stata spinta a dire beh, dammi una compensazione economica che mi conviene, intendo dire una cosa lecita, però forse per dire perché così faccio qualche servizio che non riesco a fare, e mentre forse non era la cosa più opportuna da chiedere. E questo, se mi permette, aggiunge anche che nel punto di domanda un po' la dottoressa Bianchi prima diceva questo Ministero della Transizione deve rafforzarsi sulla componente ecologica della biodiversità, e non posso che sottoscrivere come Società di Ecologia del Paesaggio, insieme ad altre associazioni scientifiche abbiamo esattamente cercato di spingere in questa direzione anche noi per quello che si poteva, ed è vero. L'altro aspetto che in parte viene menzionato anche è la semplificazione delle procedure. Attenzione a non buttare via insieme all'acqua sporca il bambino dei controlli con delle tempistiche, dei criteri chiari, credo che siano importanti per tutti. Se la semplificazione vuol dire Tana libera tutti, forse non è quello di cui abbiamo bisogno in questo momento. Certo, c'è bisogno di una compensazione degli interessi, di una mediazione degli interessi in cui vanno tenuti adeguatamente in considerazione anche tutti quelli che appunto avete messo sul tavolo lei, professor Padoa-Schioppa, e prima la dottoressa Bianchi. Io rimarrei a questo punto un po' sulla politica, perché molti problemi ambientali si verificano localmente, però non possono essere considerati solo un problema locale. Penso, per esempio, prima Marco Simoni citava le grandi migrazioni, no? Il tema della desertificazione di moltissime aree del pianeta come
è una delle cause delle grandi migrazioni di massa che impattano sulle zone che poi devono accogliere queste migrazioni, quindi le devono poi gestire in qualche modo. Mi viene da pensare che quindi la sfida del cambiamento climatico sia per definizione una sfida globale, non una sfida estremamente locale, e che abbia bisogno di prendere delle decisioni che debbano essere condivise anche a un livello più alto, con nazioni, regioni geografiche che abbiano un passato diverso per storia, per cultura, per ambiente. Alcuni osservatori delle istituzioni politiche contemporanee, come Habermas o anche Rifkin, pensano che per esempio l'Unione Europea possa essere un esempio di modello di integrazione sovranazionale appropriato per rispondere a questo tipo di sfide globali. Chiedo allora a Marco Simoni magari cosa ne pensa, se crede che l'Unione Europea possa davvero rappresentare un modello di questo tipo di integrazione. Marco, ti abbiamo perso. Era una gag che si fa sempre, quella di parlare facendo finta di essere dimenticato il microfono spento. No, dicevo che in questo momento io penso che il rischio sia molto alto, perché abbiamo passato una crisi, insomma, stiamo avvicinandoci alla fine di una crisi epidemica, un trauma collettivo generazionale che ha avuto un effetto economico profondissimo e molto asimmetrico. Molto asimmetrico perché non solo perché alcuni paesi l'hanno subito più di altri, in realtà i paesi l'hanno subito in maniera abbastanza simile, ma perché dentro i paesi le persone l'hanno vissuto in maniera molto diversa a seconda del tipo di reddito, del tipo di occupazione che avevano, il tipo di settore in cui lavoravano. E quindi l'effetto che se ne è avuto è quello di un enorme aumento delle fratture sociali e delle diversità economiche. In un contesto del genere ci sarà una fortissima spinta a rimettersi a crescere ad ogni costo per colmare queste differenze, e in questo senso la risposta dell'Unione Europea, la grande misura di investimenti comuni decisa è una misura, è una politica lungimirante, perché offre un grosso spazio fiscale per offrire risposte alla necessità, diciamo, quantitativa di rimettersi a crescere, che è una necessità, diciamo, puramente quantitativa, cercando però di fare in modo che questa non avvenga casualmente, ma che abbia delle direttrici, tra cui quella della risposta alla crisi climatica, che siano molto forti. E quindi il Ministero di Cingolani in Italia, e quindi però anche i diversi PNRR, che hanno tutti un capitolo green molto significativo per rispondere ai cambiamenti climatici. Pensare che questo sia acquisito però penso che sia sbagliato, nel senso che questo è un inizio, questa è la politica europea di scorso anno e mezzo, dovrà essere applicata e messa in maniera coerente in campo a tutti i livelli dell'Unione Europea, quindi in tutti i paesi, in tutte le città, perché poi sono misure che devono essere concretamente implementate. E quindi penso che sia ancora molto necessario tenere alto il dibattito e casomai sforzarsi di legare il discorso alto sulle percentuali, sui singoli gradi e sulle percentuali di emissioni da raggiungere, con dei livelli invece anche molto concreti, perché alla fine un mondo in cui il cambiamento climatico riesce ad essere affievolito, diminuito o mitigato, è un mondo nel quale le persone stanno meglio e vivono meno conseguenze negative individualmente. Credo che questo legame tra appunto i grandi fenomeni climatici o gli acquazzoni che si vedono in Italia adesso in maniera molto più frequente rispetto a prima, e le conseguenze negative, e le politiche globali necessarie, è uno di quegli sforzi comunicativi nuovi che andrebbero come dire, fatti in maniera più sistematica, non solo da organizzazioni come il WWF, che lo fa già, ma più in generale, diciamo.
Commento dal pubblico. Alessandro ZR ci dice pensare globalmente, agire localmente innanzitutto. Professor Padoa-Schioppa, il dibattito sull'antropocene oscilla spesso tra la dimensione globale e quella locale. Se è vero che abbiamo bisogno di prese di posizione forti e condivise a livello internazionale, come diceva poi anche Marco, dobbiamo calare queste decisioni nei singoli stati a un livello sempre più territoriale, quasi cittadino direi. Il tema della città emerge un po' come una sorta di fil rouge all'interno del suo libro. L'urbanizzazione è una chiave di lettura dell'antropocene e paradossalmente potremmo spingerci fino al pensare che sia una sorta di possibile soluzione. Non a caso lei dedica un intero capitolo del libro alle smart cities. Inoltre approfitto, visto che lei è di Milano e che appunto vive in una città che si sta spingendo moltissimo verso un ripensamento sostenibile della vita in città. Mi vengono in mente progetti che insomma sta seguendo anche WWF, come quello di Clever Cities, oppure lo stesso quartiere di Mind, Milano Innovation District, in cui Human Technopole è inserito. Volevo un suo commento sul tema della città e la relazione con l'antropocene. La città e il fenomeno dell'urbanizzazione e del fatto che oggi la maggioranza della popolazione umana, ed è una novità nella storia dell'uomo, vive in ambienti urbani, è uno dei segni dell'antropocene. Appunto i numeri ci dicono che a inizio Novecento c'erano pochissime città che superavano il 1.000.000 di abitanti, oggi sono centinaia e ci sono megalopoli di dimensioni enormi, e che questo trend continuerà ancora per un po', perché le città ci sono, insomma, tutti i sociologi ci hanno spiegato il perché fungono da grandi attrattori di umanità, perché quasi sempre le persone trovano delle opportunità di vita più interessanti, più importanti in questo ambiente, e quindi bene o male globalmente stiamo assistendo a questo fenomeno qui. Le aree rurali si spopolano, quelle urbane aumentano la loro popolazione. Ovviamente nel discorso del pensare, riconoscere quindi questo trend, e io ne ho parlato proprio perché appunto secondo me è un trend che osserviamo ovunque, anche se con velocità e con ritmi un po' diversi. Le soluzioni di Stoccolma non saranno le stesse di Palermo, così come quelle per Manila potrebbero essere diverse da quelle di una città canadese. È chiaro che in questo senso poi la storia locale, ma qui mi riallaccio esattamente a quanto dicevo prima, anche con la riconnessione che dobbiamo conoscere la storia dei territori, dobbiamo conoscere la geografia e l'ecologia dei territori, e appunto da qualche parte forse per rispondere alla crisi dell'antropocene ci concentreremo su case che mantengano la temperatura fresca, mentre in altri casi invece mantengano all'interno il calore, perché ci troviamo in aree diverse e dovremo, cioè è evidente che non vuol dire che poi le metropoli, le megalopoli che ci sono, che ci saranno, dovranno essere fatte tutte con lo stampino una uguale all'altra, perché è chiaro che invece lì cercheremo delle risposte locali in base a dove si trovano, in base al tipo di flussi. Anche banalmente, probabilmente le esigenze che ha la regione urbana di Milano potrebbero non essere le stesse di quelle di Roma, per come in tutto l'ensemble. Sicuramente, insomma, il fatto di avere oramai più della metà dell'umanità che vive in ambiente urbano, forse guardiamo, lo vedo anche come nelle aree urbane si è raggiunta anche più velocemente la consapevolezza che siamo in un qualcosa di completamente nuovo e che bisogna affrontare qualche cosa. Forse se uno rimane tutti i giorni imbottigliato 2 ore al mattino e 2 ore al pomeriggio per il traffico, dopo un po' gli verrà la domanda: ma non è che si può studiare un sistema per cui io non debba spendere la mia vita chiuso lì dentro, chiuso in macchina lì dentro? Ecco, il fatto che questa cosa la sperimentino in tanti posti nel mondo diverso, cioè in mondi diversi, in luoghi diversi, forse affretta anche
l'urgenza di dare una risposta. E in effetti abbiamo visto che in più casi proprio anche le proteste dei cittadini su come veniva gestito l'ambiente urbano hanno generato poi delle conseguenze in... Raccolgo questo spunto allora. Dottoressa Bianchi, il cambiamento climatico pone un tema di giustizia verso le altre specie viventi, questo è evidente, però anche verso le generazioni future. Il professor Padoa-Schioppa parlava delle mobilitazioni cittadine. I Fridays for Future hanno mostrato quanto la questione ambientale sia nel cuore delle nuove generazioni, che sono troppo spesso tagliate fuori dal dibattito politico. Dal suo punto di vista di giornalista, di divulgatrice, ma soprattutto di presidente di un'istituzione come WWF che con tutta una serie di attività promuove il coinvolgimento sempre più marcato dei giovani. Che ruolo possono avere le nuove generazioni nella transizione green? Sto facendo come Marco. Saranno fondamentali, saranno i protagonisti. L'ho detto molto bene Papa Francesco nella sua enciclica, no? Dobbiamo prenderci cura di quello che noi abbiamo avuto in prestito, questa casa comune. I ragazzi, secondo me, ci hanno dato una grande lezione negli anni passati. Hanno alzato la voce e hanno detto proprio chiaramente quello che pensano di noi, della nostra generazione, perché noi comunque siamo stati anche colpevoli di quello che è accaduto, almeno parlo per me e per il professor Padoa-Schioppa. Come invertire questa tendenza o come dare loro gli strumenti giusti per diventare davvero protagonisti? Intanto, vabbè, insomma, applicando con serietà e rigore quelle che sono le regole e cercando di perseguire gli obiettivi che finalmente tutti insieme, tutti i principali stati al mondo si sono date per cercare di contenere quelle che saranno poi le conseguenze, soprattutto dei cambiamenti climatici, ascoltando la loro voce e soprattutto aiutandoli ad avere gli strumenti necessari. Noi come WWF abbiamo avviato una piattaforma che si chiama One Planet School, una piattaforma online totalmente gratuita dove si possono scaricare contenuti ma anche seguire conferenze dei massimi esperti mondiali sulle varie tematiche di grande attualità. Perché? Perché oggi dobbiamo aiutare i nostri ragazzi a trovare il loro futuro, l'opportunità, l'occasione del futuro nelle more di quello che sarà un cambiamento appunto di paradigma. Il nostro stile di vita, le produzioni che cambieranno, le professionalità nuove che man mano emergeranno e che avranno sempre più a che fare con il green. E io, come dire, non posso che essere grata all'Europa di averci costretto a ragionare in termini di Green New Deal, ad aver vincolato una buona parte delle risorse del PNRR alla questione della biodiversità o comunque della transizione ecologica. Siamo stati costretti perché probabilmente se non fossimo stati obbligati a seguire queste direttive o non avessimo dovuto investire tante risorse per questi scopi, forse non saremmo stati così tanto virtuosi. Però io credo che per i giovani si possa oggi lavorare in termini di educazione che deve iniziare proprio dai più piccoli e grazie al cielo adesso si sta parlando nuovamente anche di educazione ambientale nelle scuole. Bisogna trasferire pillole di conoscenza costantemente ogni giorno, provare a sensibilizzare, è un po' quello che faccio anch'io da giornalista, portando anche quelle che sono le buone pratiche e quindi provando a dare valore a tutto quello che di buono si muove e si sta facendo, ma soprattutto bisogna basare la nostra attività su quelli che sono i risultati della ricerca scientifica, perché soltanto così riusciremo ad avere un'unica voce e questa ricerca scientifica deve essere assolutamente sostenuta anche in termini economici. Questo è stato uno dei punti su cui abbiamo dibattuto tanto anche durante i lavori del Comitato Esperti Colau a cui ho partecipato lo scorso anno. Questo è assolutamente fondamentale. Dopodiché, come giustamente richiamava prima, l'economia della ciambella, che tutti noi vogliamo chiamare così, ovvero questo limite all'interno del quale dobbiamo stare per quello che è lo sviluppo
sostenibile è quella a cui noi ci rifacciamo e dobbiamo guardare sempre con grande attenzione. La differenza la fanno le persone e su questo non c'è dubbio, la fa il sindaco di Milano che in questi anni comunque ha voluto una svolta green per la città diventando un modello di riferimento, la farà la politica che però deve cogliere un momento che in questo nostro paese ancora evidentemente non è stato percepito o metabolizzato nei termini coerenti e corretti, tant'è vero che noi non abbiamo, diciamo, un partito dei verdi così forte come invece è accaduto in altri paesi europei. E poi ognuno di noi in realtà può fare la differenza, lo possiamo fare con i nostri stili di vita in città, scegliendo magari i mezzi pubblici o magari cercando di fare del nostro meglio per averli sempre più efficienti, facendo interventi di efficientamento energetico nelle nostre case, lo deve fare il pubblico con gli edifici pubblici, ma anche facendo un po' più di attenzione alla natura e all'ambiente. Noi negli ultimi anni in autunno organizziamo sempre come WWF un evento che si chiama Urban Nature, perché la natura è in città, la natura va considerata anche in città, l'abbiamo vista, no, esplodere lo scorso anno quando siamo stati imprigionati dentro le nostre case, ma se pensate che la gran parte delle scuole anche superiori non ha giardini o cortili dove poter far respirare i ragazzi, ma semplicemente cemento, cemento e cemento, e questo insomma la dice lunga sulla nostra incapacità di creare le condizioni di benessere già per i nostri giovani e soprattutto insegnarli a vivere in armonia con la natura. Sottraggo un minuto per raccontare un'iniziativa che abbiamo fatto con i partner di Mind del Milano Innovation District, con i ragazzi per un hackathon che doveva suggerire la struttura della nuova città, del nuovo distretto, e uno dei temi che sollevavano tutti quanti era proprio quello che lei sottolineava, ovvero vogliono una città dove ci siano degli spazi verdi che diventano il luogo dell'interazione sociale, a tutti i livelli, dallo sport, dalla socialità, dalla programmazione del prossimo viaggio. Ce n'era per tutti i gusti, e però questo richiamo al verde era sempre presente proprio era una delle prime priorità che segnalavano tutti i ragazzi. Io rimarrei allora su quello che si può fare anche in termini di educazione, come diceva la dottoressa Bianchi, e chiedo al professor Padoa-Schioppa, facendogli la stessa domanda che ho fatto prima alla presidente del WWF, qual è il ruolo che invece devono avere gli scienziati in questa promozione di una transizione green e anche nell'informazione corretta che dobbiamo dare ai ragazzi? Diciamo, io immagino quello in cui mi sono trovato, in parte anche quello che ho cercato di fare, uno dei motivi che mi ha spinto a scrivere un libro sull'antropocene è proprio cercare di aiutare anche chi non ha una base scientifica a conoscere alcune di queste cose, perché conoscerle accettando l'idea che non lo raccontiamo col linguaggio che dobbiamo usare normalmente noi scienziati quando parliamo fra di noi, quindi chi fa scienza comunica con gli altri scienziati attraverso gli articoli scientifici sono, come dire, dei testi che visti così sono orribili, usano un linguaggio molto complesso, tecnico, preciso. Chiaramente questo ha il vantaggio di non generare equivoci fra chi non si conosce ma deve poter avere fiducia nei risultati di un altro, eccetera, 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 ma non è il linguaggio giusto per raccontarlo a un ragazzo, a una persona che vuole conoscere questi argomenti, eccetera. L'altra sfida interessante è quella su cui personalmente sto cercando di lavorare un po', perché l'insieme delle circostanze accademiche mi ha portato a questo. Nell'Università Bicocca da un lato insegno, come ricordava prima, ecologia del paesaggio, dall'altra parte mi sono trovato a fare, cioè praticamente adesso ho 2 corsi che si rivolgono alle future maestre della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Quindi un corso è biologia e l'altro è didattica della biologia, queste sono le denominazioni ufficiali. Lì dentro proprio cerco di mettere, per la parte che mi riguarda, quanta più educazione ambientale possibile, per cui questi temi li conosciamo, ragioniamo con queste future maestre su in che modo possiamo insegnare questi argomenti
ai bambini? In che modo possiamo, perché poi l'altro aspetto che secondo me è importante, che manca molto nel nostro paese, è una maggior cultura, permettetemi di usare il termine naturalistica in senso generale, cioè consideriamo giustamente bizzarra una persona che dica ma io non ho la più pallida idea di chi sia Alessandro Manzoni, e sobbalzeremo sulla sedia se uno dice non so chi è Darwin. Consideriamo che questa cosa si può dire tranquillamente a tavola senza problemi. Ecco, io penso che sia un po' un peccato e che valga la pena non dire le altre cose non vanno insegnate, ma acquisiamo un po' di cultura nel campo biologico, naturalistico, in senso ampio, inteso in campo scientifico, se vogliamo allargarci ancora. E quindi proprio cerco di rispondere con queste studentesse, sono in maggioranza ragazze, la stragrande maggioranza di queste persone che fanno formazione primaria sono ragazze, anche se ci sono anche alcuni ragazzi, insomma, cerchiamo di rispondere bene. Come li possiamo trasmettere questi risultati? In alcuni casi vengono fuori delle cose sorprendenti. Una ragazza che ha fatto la tesi di laurea nel mio laboratorio ha fatto fare ai bambini della sua scuola primaria una carta dei servizi ecosistemici del suo comune, è andata a presentarla al sindaco, chiaramente un piccolo comune, dove questa cosa si poteva fare, semplificata, però è riuscita a trasmettere questo principio ai bambini e far sì che i bambini lo raccontassero al sindaco, il quale non ne aveva mai sentito parlare prima in vita sua. Ecco, io cerco di dedicare molto tempo anche a questa fase di formazione che appunto nell'ambito, insomma nel complesso ambito del mondo della ricerca non sempre viene valutata come una formazione, una ricerca di punta, ma è un qualcos'altro, è una delle cose che secondo me siamo chiamati a fare. E credo che un servizio alla collettività e sì, da genitore io non posso che essere grato, professor Padoa-Schioppa. Tecnicamente, come dire, il Ministero lo chiama la terza missione, perché prevede che noi facciamo ricerca, facciamo didattiche, facciamo anche qualche cosa, e in questo qualche cosa che un po' confusamente è chiamato terza missione ci dovrebbe essere anche il cercare di trasmettere alla collettività quello che facciamo. La mia personale esperienza è che il tempo investito in questo ritorna indietro molto bene, arricchisce molto e mi permette poi di fare una miglior ricerca dopo, perché anche rispondere alle domande del cittadino che non ha capito e dice servizi ecosistemici, ma non è che poi mi fai pagare una tassa su qualche cosa, eccetera, vuol dire, o come mi è capitato, insomma, in un caso di una persona che quando si parlava di deframmentazione del paesaggio, connessione, ha detto ma quindi connettendo il paesaggio si fa qualcosa di utile per gli uccelli, ma gli uccelli distruggono l'agricoltura, non sarebbe il caso di avere una campagna senza uccelli? Allora adesso noi sorridiamo, evidentemente a me ha insegnato una cosa che evidentemente non gliel'avevo raccontata bene io, nel mai dare per se gli ho scontato. permesso di fare una domanda del genere, forse non ero riuscito a far capire l'importanza del lavoro che stavo facendo, e quindi questo non era un problema dell'ascoltatore ma mio, e quindi trovo che cercare di dedicare del tempo a questo aiuta molto. Certamente, come in parte era stato sottolineato, d'altra parte il mondo della ricerca ha anche bisogno di un supporto in cui insomma a volte noi siamo spinti in una competizione per cui o la ricerca è di punta, per cui si cerca di capire se il dottorando di 25-26 anni entro 15 anni prenderà un premio Nobel o no. Se diciamo di sì, allora lo finanziamo, altrimenti no. Magari accettiamo anche il fatto di investire in qualche cosa che forse non porterà al premio Nobel, ma appunto e anche in figure diciamo, di divulgatori scientifici, cioè appunto persone come la dottoressa Bianchi che sappiano comunicare la scienza anche a chi non è un esperto, ovviamente fanno un servizio alla collettività che è impagabile. Io mi avvio verso la chiusura e chiedo un'ultima battuta a Marco, perché
l'impatto dell'uomo sulla Terra condizioni l'equilibrio del sistema è evidente, ma la riflessione sulla nostra responsabilità verso il pianeta è anche più ampia se pensiamo che l'essere umano oggi è anche potenzialmente in grado di avere un ruolo attivo e consapevole nel condizionare l'ambiente che lo circonda. Penso per esempio alle tecnologie genetiche che abbiamo già a disposizione e che volendo ci permetterebbero di azzerare la popolazione delle zanzare portatrici di malaria. Le nuove tecnologie, big data, stanno cambiando radicalmente la scienza di oggi. Tu sei dal 2018 alla guida di un istituto di ricerca che ambisce ad essere una delle punte di diamante del sistema Italia. Volevo chiederti che ruolo secondo te avrà la nuova scienza nel fornire le soluzioni per un mondo più sostenibile. Non vorrei sembrare in contraddizione con quello che stava dicendo prima il professor Padoa-Schioppa, nel senso che noi abbiamo una policy di eccellenza perché noi dobbiamo svolgere un servizio nei confronti di tutta la comunità scientifica e non soltanto nei confronti di noi stessi. Ma io penso che il tema che ha sollevato prima appunto il professore, che è molto legato a quello che stai parlando tu adesso, è quello della responsabilità. Io onestamente è la prima volta che sento dire da un ricercatore, da un professore, il fatto che a me è sempre sembrato scontato, che se le persone dicono ne abbiamo abbastanza degli esperti, il problema non è le persone, il problema sono gli esperti, perché davanti all'aumentare di sentimenti antiscientifici, o comunque, se non ho detto che stiano aumentando, ma sicuramente sono più visibili per una serie di ragioni, no? Perché ci saranno sempre stati una certa quota di scettici che magari rimaneva nascosta. Il tema non è soltanto quello che la scienza tecnicamente è in grado di fare, ma è anche come le capacità tecniche della scienza che aumentano vengono accolte e vengono diffuse all'interno della popolazione. Altrimenti, diciamo, la scienza finisce per diventare uno degli elementi dell'aumento delle fratture sociali, anziché essere uno degli elementi che le ricuce queste fratture sociali. E su questo io ho sempre presente quella ricerca recente di un professore americano che nell'esaminare l'andamento delle opinioni dei Novax aveva due gruppi, no? Tipicamente la ricerca si fa il gruppo di controllo, quindi due gruppi di scettici rispetto ai vaccini, e a uno di questi due gruppi venivano bombardato di informazioni scientifiche sui vaccini, su quanto facevano bene i vaccini, eccetera, eccetera. Alla fine del periodo di controllo, questo primo gruppo bombardato di informazioni era ancora più scettico di prima, quindi aumentava il grado di e quindi era estremamente inefficace una informazione scientifica basata soltanto sulla spiegazione, soltanto sull'adesione. Per quale ragione? Perché uno dei meccanismi cognitivi fondamentali che adoperiamo, delle euristiche fondamentali che adoperiamo per compiere delle scelte, si fonda sulla costruzione della nostra identità. E quando informazioni esterne sfidano la nostra identità, la nostra soluzione è quella di rifiutarle queste informazioni, quindi di trovare qualsiasi altra spiegazione, qualsiasi altra scusa. Quindi il punto è quello di aumentare il grado di penetrazione della scienza, non soltanto con una quantità maggiore di informazioni, ma attraverso un'assimilazione e una comprensione del metodo della scienza, del linguaggio della scienza. In fondo il linguaggio della scienza è l'unico linguaggio che nasce non per affermare dei dogmi, ma nasce sul principio che io so di sapere molto poco, so di essere molto ignorante, la scoperta dell'ignoranza, no? E quindi che è il principio della scienza contemporanea. E quindi il linguaggio della scienza si sviluppa per facilitare il dialogo tra persone il cui reciproco obiettivo è quello di progredire nella conoscenza dell'oggetto della loro ricerca, che è comune, no? E il metodo della scienza si fonda anche lì sul sapere che la teoria che noi abbiamo adesso è sbagliata per definizione e finora non sappiamo ancora perché. Quando sapremo perché avremo una teoria più evoluta. E allora avere, io credo, una maggiore penetrazione di questi metodi, una maggiore familiarità li rende anche più vicini alla nostra identità. E renderli più vicini alla nostra identità significa far sì che qualunque tipo di scoperta noi saremo in grado di fare, e quindi avanzamento tecnico saremo in grado di fare, esso sarà diffuso e disponibile per il maggior numero di persone. E ne approfitto per ringraziare ancora tantissimo sia il professor Padoa-Schioppa che la presidente Bianchi
per questo privilegio di questa chiacchierata di oggi pomeriggio. Grazie Marco. Io chiudo con un commento che arriva appunto dal pubblico e che appunto dice che le soluzioni emergono dalla riflessione congiunta tra tutti i soggetti coinvolti. Nel piccolo è quello che cerchiamo di fare con questi incontri in Human Technopole. Io mi accodo a Marco ringraziando i nostri ospiti per essersi prestati a discutere con noi questa sera per il terzo appuntamento di HT Presents, che torna a settembre con moltissime novità editoriali, e noi speriamo, senza osare dirlo troppo forte, anche in presenza, magari ospitando almeno i relatori presso la nostra sede iconica che è Palazzo Italia, che è quella che nel 2015 fu il padiglione italiano dell'Expo. Se siete curiosi, seguiteci sui nostri social per sapere di che cosa parleremo. E prima di salutarvi, come ormai è diventato consuetudine, vi lascio con una citazione. Per questa sera ne ho scelta una di Rachel Carson, che è stata una biologa, una zoologa statunitense, autrice di diversi libri, tra cui quello più noto è probabilmente Primavera silenziosa, che è considerato il testo che ha lanciato il movimento ambientalista. Penso che come umanità siamo chiamati ad affrontare la più grande sfida della nostra storia, dimostrare la nostra maturità e la nostra capacità di padroneggiare non tanto la natura quanto noi stessi. Grazie di averci seguiti e alla prossima. Grazie tante, grazie, arrivederci. Grazie a voi, buona serata. Grazie mille, buona serata, arrivederci. Arrivederci.